sovrapposte. Il fatto, cioè, io non, dicendo che non c'è alcun motivo per cui non lo sia, no? Sì. Vuol dire, ho capito che non c'è alcun motivo per cui non lo sia. No, certo, ho capito. No, lì la mia idea vuol dire questa. Non c'è nessun motivo per cui siano a 5 cm, 20 cm, 30 cm, a 0 cm o attaccati insieme e quindi alla fine dovrebbero essere sovrapposti. Però neanche il motivo perché lo sia. Cioè, perfettamente sovrapposti. No, voglio dire che c'è questa determinazione che non sappiamo quant'è, proprio perché non te la certo. Allora, nell'ambito della determinazione, io credo che tra parentesi non la calcoleremo, forse è grande come rotore. E poi c'è un altro fatto, leggendo sempre i scritti, non è una marea, non tutti perché non credo, però c'era scritto che praticamente il serpente ha difficoltà più andare nel futuro che andare nel passato. Lo dice qualcuno in prossimo, sì. Allora, quindi vuol dire che non c'è una specularità tra il futuro e il passato. C'è un qualcosa di diverso. Quindi questo qualcosa di diverso indica che comunque c'è qualche elemento di diverso perché anche il fatto di cambiare il futuro e il passato. Non so quando... Sì, io ho un'idea abbastanza vaga della cosa. Facciamo così, ammettiamo che il tempo sia come una flusso, una corrente elettrica che va in una certa direzione, no? E un elettrone deve andare o avanti o indietro. Se io vado avanti, ho la spinta degli altri elettroni, quindi vado con una certa velocità. Se vado controcorrente, probabilmente ho un problema. Come se ci fosse questo fenomeno di frame dragging. Io quando questo alieno racconta questa cosa, lì per lì la interpretai in questo modo, ma non ho la più pallida idea di cosa volesse dire l'alieno in quel modo. Non lo so se è un problema tecnico o un problema che lui non può per problemi biologici, non ne ho la più pallida idea, non lo so. Un altro punto, tanto che c'è solo per la domanda. Sì. Tanto che, a lei in un'intervista che stava su Senti Storia ha detto che a un certo punto fanno degli errori gli alieni e comunque negli adulti c'è un chip dentro che gli fa vedere praticamente quando questi magari dovessero suicidarsi o altro e fanno in tempo rapidamente a venirlo a prendere. Non vedo un motivo di correre a prendere l'alieno quando benissimo che guardare nel passato, nel momento che è morto, prende solo quando è ancora vivo. No, certo che no. Sì, capisco. La domanda capisco. Il problema è come prima. Mentre io sono qui e mi muovo, in realtà, un esempio difficile, sono in questo punto, qui c'è il mio passato e qui c'è il mio futuro. In questo istante faccio un'altra fotografia, mi metto un pochino qui c'è il mio passato e qui c'è il mio futuro. Faccio un'altra fotografia, c'è il mio passato e il mio futuro. Io non sono però qui e qui in tre tempi diversi. Io ho fatto 3 fotografie perché sono sempre qui. Cioè, questa bacchettina che mi rappresenta il passato, presente e futuro, è sempre lì e cambia solo di colore in tutti i punti. Cioè, il mio passato cambia a secondo del presente in questo istante. E tutti cambiano insieme e tutti ci sono insieme. Cioè, il passato di prima, di mezz'ora fa, non c'è più, perché c'è un passato differente che è sempre qui. Quindi io non posso tornare nel passato e riprendermi l'addotto, perché non ci tornerei più, è morto. Non mi è chiaro. Lo so, sto scrivendo un articolo su questa cosa qui e la cosa più difficile è cercare di fare questo grafico in 3 dimensioni. Ma secondo lei qual è lo scopo della nostra esistenza, della nostra anima? Ma cosa credo io, cosa penso? L'acquisizione di coscienza. L'acquisizione di coscienza. Capire effettivamente Che ci porta a cosa? Che non ci porta a niente se non a sapere chi siamo. Conoscenza. Coscienza. A sapere chi siamo. Ma riconoscere chi siamo, a cosa si porterà? All'unione con quello che ha creato l'anima. Certo. Quindi a diventare un tutt'uno. Certo. Assolutamente. Questa è una delle poche convinzioni che ho. Questo discorso della fisica, io ho bisogno che trovi il sistema per far capire che cosa c'è nella testa. Bene?
però capisco che è difficile. Cioè, il passato, ora sono qui e c'ho un passato, fra 5 minuti il mio passato è cambiato, non c'è più quello di prima. Non c'è più, vuol dire che non è mai esistito. C'è una copresenza di passato, presente e futuro in concomitanza, che cambiano in continuazione. Se io cerco nel mio passato, cerco nel mio passato di ora, non posso cercare nel mio passato di prima, che non c'è più. Ecco. Sì, però è più... Posso dire una cosa? Mi pare di aver capito allora che è come aggiungere un'ulteriore dimensione alle già 4 dimensioni dello spazio-tempo, cioè ci sono le 3 dimensioni, poi c'è il tempo e sia lo spazio-tempo. Aggiungendo un'altra dimensione porta ulteriore possibilità di variazione. Quello che sta dicendo, mi sposto in un'altra direzione, in un'altra dimensione ulteriore. Sì, e anche se la lo volete vedere così, parla di molte più dimensioni. se lo volete vedere così, però non è una dimensione, è una fotografia che faccio qui, che faccio qui, che faccio qui, che faccio qui. Qui faccio la fotografia di tutto lo spazio-tempo, qui faccio la fotografia di tutto lo spazio-tempo, qui faccio la fotografia di tutto lo spazio-tempo. Quando sono qui non posso andare nel passato qui, l'unico passato che ho è sempre questo. Questo qui non c'è più. È la coscienza allora che porta a questa, la coscienza alla fotografia mi pare, perché quando parla di fotografia parla sempre di coscienza, di spostare è la coscienza quella là. In realtà la bacchetta non si muove mai, rimane ferma lì dov'è. Ma allora, come mai i militari si nascondono nel passato, come diceva, o almeno ho letto, sempre e poi comunque sono interessati a ritornare in futuro, cioè voglio dire, c'è qualcosa che lega queste, chiamiamole linee temporali, chiamiamole così, perché a questo punto credo di parlare di linee temporali. Credo di sì. E credo che sia la chiave il problema è, cioè in pratica, questi alieni ci rompono i coglioni, perché praticamente conoscono effettivamente meglio di noi i segreti del tempo. Certo. Non credo che li conoscano bene, però meglio di noi sicuramente. Allora, sicuramente qualcun altro che avrà fatto questa domanda, che penso sia tipicamente maschile e femminile, ovvero sia che praticamente potremmo anche noi andare a cercare di conoscere e rompere i maroni a loro. Assolutamente sì. Non credo di essere l'unica a fare questa domanda. Ecco perché la domanda è finalizzata, anche cercare di comprendere a uno scopo diciamo effettivo, cioè assolutamente. Assolutamente. Qui ci sono due notizie. Quando il soggetto viene preso dall'elicottero, che non è un elicottero, ma è una specie di cosa di goccia strana, che ha una proboscide davanti che sembra una pala di un elicottero, ma non è perché è fissa. Quindi è una goccia, sarà grande come questa cosa qui, alta così, si apre e dentro ci sono 2 militari, si richiude a fusione, non c'è la porta, non si vede niente, e c'è il militare che guida, che viene descritto come uno che ha un casco virtuale, di quelli che si spostano e fanno andare le cose così, e ha le mani dentro 2 cose che assomigliano a trackballs, quelle cose per giocare, e qui c'è uno strumentino che viene riconosciuto come una cosa simile a quella cosa che segue le linee geomagnetiche. Quei super GPS che vedono perché siccome col nord non ci si può orientare più, hanno spiegato, ci si orienta con le linee geomagnetiche che sono più precise, perché il nord cambia, poi ci sono dei punti in cui non funziona e così via. Queste linee geomagnetiche in qualche modo sembra che abbiano a che fare con l'idea del tempo, però non si capisce bene come funziona. L'elicottero si alza, non fa nessun rumore, a volte si gira a testa in giù, va dentro la terra, dentro, e quando si ferma tutto, sei arrivato, ma sei piegato così, allora si rigira e ti si mette in posizione da poter scendere, cioè come proprio lo spazio-tempo fa dei casini strani. Questa è prima osservazione. Seconda osservazione, noi possiamo andare dagli alieni, gli alieni non possono venire da noi. C'è una cosa fondamentale che ci fa Filippo Orso. Il piccoletto, quando va dentro, si mette la macchina, e sono 3 a guidare questa macchina, che diventa una coscienza, cioè diventa loro. Sembra cioè che solo le cose con la coscienza, spazio, tempo, energia e coscienza, si possano muovere in questa griglia, così come disse un addotto in ipnosi facendo parlare la memoria del biondo a 5 dita. Il biondo a 5 dita disse:
le cose non si possono muovere, ma gli esseri con coscienza sì. E questa è una cosa che ho ritrovato in alcuni lavori di Wong. Bene, ma ancora non l'avevo formulata questa cosa. Poi noi possiamo quindi andare da loro senza la macchina volante, perché loro hanno bisogno dell'asse evidentemente che gli manca, avendo solamente spirito e mente ma non anima, se lo fanno meccanicamente con qualche trucco. Ma noi che abbiamo anima,